Vi siete mai chiesti perché? Vi siete mai chiesti perché nella nostra vita ci sono tante prove e tribolazioni? Vi siete mai chiesti perché spesso vi sentite sopraffatti, come con l'acqua alla gola, al punto da togliervi il respiro? Bene, in questo video, condividendo la storia di Giuseppe d'Egitto, figlio di Giacobbe, padre del popolo di Israele e testimone di fede, la cui storia illustra temi come la fede incrollabile, la redenzione e la grazia divina. Attraverso le difficoltà e le passioni umane capiremo il perché e soprattutto ci renderemo conto che tante prove ci vengono date per prepararci a un destino migliore. Se lo vogliamo, se decidiamo di fidarci, se ci affidiamo sinceramente a Dio. La storia di Giuseppe narra di un semplice ragazzo che dopo tanta sofferenza, ingiustizie, prove e difficoltà, vedrà la sua vita trasformata da qualcosa che nessun altro riesce a vedere, qualcosa che non si può toccare, ma che possiede un potere così grande da cambiare i destini dell'umanità. La storia che forse già conoscete di Giuseppe probabilmente non racconta o svela tutto. C'è qualcosa di nascosto, una verità che in pochi hanno notato e che oggi scoprirete, ma restate fino alla fine del video. Dunque, fin da piccolo, Giuseppe non era solo il figlio preferito di suo padre Giacobbe, cioè quello più protetto perché ultimo tra i fratelli, ma perché possedeva un qualcosa di raro. Essi, perché Giuseppe aveva delle visioni che sfidavano la logica, sogni che sembravano messaggi provenienti da un luogo ben oltre la comprensione umana. Ma questi sogni erano solo frutto della sua immaginazione, o erano in realtà dei segnali di un destino già tracciato fin dall'inizio? Ebbene, una notte Giuseppe sognò di essere nel campo con i suoi fratelli. Vedeva dei fasci di grano e tutto ad un tratto il suo fascio cominciò ad alzarsi e rimase in piedi, bello eretto, mentre i fasci dei suoi fratelli, tutti intorno, si inchinavano davanti a lui. Così, in maniera ingenua e senza pensarci troppo, raccontò il sogno ai suoi fratelli, senza immaginare e prevedere l'impatto che le sue parole avrebbero invece avuto su di essi. All'improvviso, ciò che per lui era solo un sogno, per loro suonò come un'offesa, come un affronto. Essi pensarono: come poteva il più giovane regnare sui più grandi? In un'altra notte Giuseppe ebbe una visione ancora più impressionante al punto da invadere completamente la sua mente. Vide il sole, la luna e 11 stelle che si inchinavano davanti a lui. Così, questa volta, preso da cotanto stupore, lo raccontò direttamente a suo padre, il quale rimase anche quest'ultimo profondamente perplesso e stupito. Suo padre, Giacobbe, conosceva realmente il Dio dei suoi antenati e sapeva che egli parlava attraverso i sogni. Ma cosa significava tutto ciò? Quale senso celavano tutti i sogni che facevano Giuseppe, che riempivano tutti di stupore e che apparentemente non riuscivano ad avere un chiaro significato? Beh, in realtà questi sogni non erano dei semplici messaggi, non erano affatto messaggi casuali, erano un presagio di qualcosa di grandioso. Ma il prezzo da pagare per portare a ricevere questa chiamata, però, sarebbe stato alto, molto alto. E Giuseppe non aveva ancora la minima idea che la sua vita stava per cambiare in modo irreversibile. Badate bene, non tutti i sogni suscitano ammirazione, perché alcuni invece risvegliano invidia. E nel caso di Giuseppe, purtroppo, questa invidia si trasformò in qualcosa di molto peggiore.
Ciò che era iniziato con sguardi torvi e parole taglienti da parte dei fratelli, presto si trasformò in un piano perfido. Così un giorno Giuseppe uscì da solo e, mandato da suo padre per controllare il campo, rimase fuori e ad un certo punto gli si avvicinarono i fratelli. I loro sguardi, però, tutto ad un tratto, non erano più i soliti sguardi, non erano sguardi di fratelli, ma di predatori. Fu così che lo afferrarono, gli strapparono la tunica speciale, simbolo dell'amore di suo padre, e lo gettarono in un pozzo profondo e vuoto. Lì dentro, nel freddo della terra arida e della notte che incombeva, Giuseppe ebbe tempo per riflettere. Era stato un errore raccontare i suoi sogni, o era tutto già scritto? Forse, preso da tanti pensieri, si ricordò delle parole del bisnonno Abramo, che aveva sentito da Dio che la sua discendenza avrebbe subito grande afflizione prima di essere esaltata. Così, successivamente, i fratelli lo portarono con forza in un mercato locale e lo vendettero per sbarazzarsene una volta per tutte, come schiavo per sole 20 monete d'argento. Lo vendettero a dei mercanti ismaeliti che lo condussero verso un destino incerto in Egitto. Il tutto, tra le sue urla di aiuto e di perdono che vennero ignorate, le sue suppliche disprezzate. Il figlio così amato da suo padre, ora era un prigioniero in una terra straniera. Ma quello che sembrava la fine era solo l'inizio di qualcosa di più grande. Intanto, il giovane ebreo, il figlio amato e prediletto di Giacobbe, camminava incatenato verso una terra sconosciuta. Fu portato al mercato, dove di solito gli uomini venivano venduti come merci. Lì incontrò Potifar, ufficiale del faraone, e incominciò a lavorare per costui. Giuseppe lavorò con dedizione a tutto ciò che gli veniva assegnato, dai lavori più umili a via, compiti più sofisticati, e tutto ciò che toccava prosperava. Il Signore era con lui, e ben presto Potifar lo mise a capo di tutta la sua casa. La moglie di Potifar in silenzio lo osservava e cominciò a bramarlo con desiderio. Fu così che un giorno la donna, in un momento di solitudine, gli si avventò incontro e tentò di sedurlo per giacere con lui. Ma Giuseppe, uomo leale, fedele e corretto, uomo di Dio, rifiutò indicando che Dio gli aveva dato dei doni per fare del bene e che nella gestione della casa Dio non gli aveva affidato anche lei, e quindi non cedette alla tentazione, ma la rifiutò e la respinse. La moglie di Potifar, indispettita, ferita secondo lei nel suo orgoglio, si arrabbiò tanto, al punto di raccontare una versione totalmente falsa e accusando Giuseppe di aver tentato di abusare di lei. Così Potifar ordinò che venisse imprigionato e così fu. Giuseppe, purtroppo, non fu creduto e venne imprigionato. Ma presto i compagni di cella incominciarono ad apprezzarlo e ad ascoltarlo. In particolare, egli cominciò a farsi conoscere interpretando i loro sogni e dimostrando la sua grande saggezza, e tale virtù fu presto nota e condivisa anche al di fuori della prigione. Dopo 2 anni, il faraone cominciò a fare sempre lo stesso sogno ogni notte, un sogno che non riusciva a decifrare. Così, il coppiere del faraone, ricordandosi che dalla prigione si erano diffuse le abilità di Giuseppe nell'interpretare i sogni, in audizione al faraone fece presente la cosa e invitò quest'ultimo a fare un tentativo. Subito dopo, Giuseppe fu portato dinanzi al faraone
per ascoltare il sogno e decifrarlo per lui. Il faraone gli raccontò che sognava continuamente 7 vacche grasse che uscivano dal fiume Nilo inseguite da 7 vacche magre e quest'ultime raggiungevano le prime e le divoravano. L'altro sogno ricorrente, invece, raffigurava 7 spighe piene e sane che venivano poi inghiottite da 7 spighe secche e bruciate dal vento orientale. Così Giuseppe, dopo aver ascoltato, non esitò e raccontò la sua interpretazione. Le vacche secche che divoravano quelle piene e le spighe secche che ingerivano quelle piene stavano a raffigurare una premonizione, secondo Giuseppe. L'Egitto e le terre circostanti avrebbero affrontato dapprima 7 anni di abbondanza e successivamente 7 anni di grande carestia. Pertanto Giuseppe consigliò al faraone di costruire dei grandi granai al fine di conservare la maggior produzione di quei 7 anni, al fine di sopperire alla mancanza dei successivi 7 che sarebbero stati veramente duri. Non soltanto per l'Egitto, ma anche per le terre circostanti. E il faraone gli credette. Fece costruire e preparare tutto come aveva consigliato Giuseppe. Gli anni di piena passarono in fretta e presto vennero gli anni di magra. Il faraone vide che effettivamente, grazie alle scorte e alla grande produzione accumulata, nonostante la carestia nei raccolti e tra il bestiame, rimase colpito di quanto indicato e gestito da Giuseppe. Così lo nominò governatore e gli regalò un anello che gli consentiva di avere potere di disporre e ordinare ogni cosa in tutto l'Egitto. In altre parole, il faraone, colpito dalla saggezza dell'ebreo, fece qualcosa di impensabile. Giuseppe il prigioniero, il respinto, colui che fu ripudiato e venduto dai fratelli da giovane per 20 denari, divenne governatore e presto le sue gesta divennero note anche oltre le terre d'Egitto. E sì, perché quando venne la crisi, si diffuse su tutta la terra del Nilo. Tutti i campi erano secchi e la disperazione dilagò in tutte le terre circostanti. Ma Giuseppe, mentre gli altri regni crollavano, aprì i granai e distribuì anche agli altri popoli, al punto che anche i governanti stranieri, in segno di rispetto e riconoscenza, cominciarono ad inviare emissari e mercanti per trovare l'uomo che in qualche modo aveva previsto ciò che nessun altro aveva visto. Nella correre da ogni dove verso l'Egitto, per un po' di grano, accorsero anche i fratelli di Giuseppe, i quali non riconobbero il fratello, ma lui invece sì. E in quel momento Giuseppe, leader della nazione che aveva il potere di decidere il destino di chiunque, e in quel momento anche dei fratelli che lo avevano condannato all'esilio, doveva solo fare una scelta: vendicarsi del trattamento subito o perdonare. Ma quale sarebbe stata la sua scelta? Decise di prendersi del tempo e di mettere alla prova i fratelli. Così li convocò per parlarci ed essi, una volta raggiunti la corte, si inchinarono davanti a lui senza saperlo, come faceva ogni altra persona che raggiungeva la corte del faraone. E Giuseppe, in quel momento, si ricordò di ciò che aveva visto nei suoi sogni in gioventù, ed erano proprio lì dinanzi a lui i suoi fratelli, uomini inginocchiati che cercavano disperatamente cibo per sopravvivere. Ebbene, erano i suoi fratelli, ma essi non sapevano chi si trovava davanti. Per loro Giuseppe era solo il governatore d'Egitto, un uomo potente, freddo e irraggiungibile. Per Giuseppe, invece, era il passato che si piegava davanti al presente.
In quel momento i ricordi riaffiorarono come una sorgiva riaffiora in superficie. I sentimenti di angoscia, dolore e disperazione che aveva provato nel giorno che i fratelli lo trattarono in quel modo riemersero più vivi che mai e il suo cuore cominciò a pulsare forte. Aveva dinanzi a lui le persone che in maniera gratuita, senza colpa e senza aver fatto nulla se non aver condiviso i propri sogni, lo avevano gettato nel pozzo. Lo avevano venduto al mercato per 20 denari e avevano mentito al padre affinché questi non potesse cercarlo, allo scopo di liberarsi di lui in via definitiva. Un fratello, uno di loro, sangue dello stesso sangue. Ma Giuseppe, che con un solo ordine poteva umiliarli, farli soffrire come aveva sofferto lui, non lo fece. Anzi, li mise alla prova per vedere se, dopo tanto tempo, erano pentiti, per vedere se il loro cuore era ancora indurito. Così chiese da dove venivano e li accusò di essere spie. Ma i fratelli, spaventati, cercarono di spiegare e raccontarono di loro, padre, di un fratello più giovane rimasto indietro, e dissero che prima erano 12 fratelli, ma uno di loro non esisteva più. Giuseppe ascoltò tutto in silenzio, chiese del padre per vedere se era ancora in vita e decise che doveva accertarsi che quegli uomini fossero diversi. Così ordinò che gli portassero il fratello più giovane ed in attesa imprigionò uno di loro. Giuseppe li mise alla prova, gli indicò una soluzione per ottenere il grano che avrebbe previsto il sacrificio del fratello più giovane. Se i fratelli nonali avessero portato quello più giovane rimasto a casa, non gli avrebbe consegnato il grano, ma anzi avrebbe arrestato in via definitiva quello catturato come ostaggio. Ma i fratelli, ritornati a casa dal padre, gli riferiscono quanto ordinato e così, per timore di perdere un altro figlio, decide infine di mandarlo. Giuseppe quindi incontra il fratello più giovane, Beniamino. Fa mettere di nascosto una coppa d'argento nel sacco di grano di Beniamino e fa nuovamente arrestare i fratelli. A quel punto il fratello, che ai tempi lo aveva venduto come schiavo ai mercanti, decide di sacrificarsi, offrendosi come schiavo per non arrecare ulteriore dolore al padre. A quel punto Giuseppe, udite quelle parole, scoppiò in un pianto forte e decise di farsi riconoscere, raccontando tutto ai fratelli e decidendo di non vendicarsi, ma di essere misericordioso e di perdonarli. Giuseppe, dopo averli messi alla prova, ricevette la sua risposta. I suoi fratelli erano cambiati. Qualcosa era cambiato. Sebbene i fratelli non avevano perfettamente capito il loro gesto, Giuseppe rimase fedele a Dio. Li perdonò e gli raccontò che Dio lo aveva messo lì per preservare la vita e che bastava questo. Così, perdonati i fratelli, li mandò a far chiamare il padre Giacobbe per raccontargli tutto, per dirgli che suo figlio non era perso per sempre, era ancora vivo e ora stava per governare tutto l'Egitto. Rivisto il padre Giuseppe, non solo ristabilì la sua famiglia, li tirò fuori dalla fame, e in un attimo tutti gli anni di dolore, afflizione, fecero posto alla gioia e alla felicità di aver riabbracciato la sua famiglia. Giuseppe governò e visse per tanti anni e rimase il governatore più rispettato d'Egitto. La sua saggezza salvò migliaia di vite. La sua leadership plasmò la storia di una nazione.
La sua fede trasformò il tradimento in redenzione. La storia di Giuseppe ci insegna tanto. Anche noi nella vita ci siamo sentiti come lui, credo tante e tante volte. Ci siamo sentiti intrappolati, come in un pozzo, affranti e ingabbiati in tante prove, tanti ostacoli, situazioni nelle quali non vediamo via d'uscita. Bene, in queste situazioni anche noi possiamo fare come Giuseppe, lasciare che il tempo faccia il suo corso, lasciare che Dio operi nella nostra vita come ha fatto nella sua, che le situazioni di conflitto, paura, rabbia, delusione vengano trasformate in gioia, amore, luce e felicità. Lasciare che quella costruzione temporanea che intorno a noi percepita come una prigione venga lasciata plasmare da Dio, affinché noi possiamo vedere la reale costruzione che Lui sta edificando per noi. Anche il più bel castello presente al mondo può in realtà essere visto come una prigione, come una fortezza dalla quale non è possibile evadere. Bene. Lasciamo che Dio edifichi nella nostra vita la costruzione giusta per noi e che al contrario possa invece portarci alla luce. La storia di Giuseppe, infine, ci insegna che ciò che sembra una fine è spesso un inizio. Le nostre prove non sono mai vane, possono prepararci a un destino più grande. Giuseppe entrò in Egitto come schiavo e ne uscì come salvatore di una nazione. Se questa storia ha toccato il tuo cuore, condividila con qualcuno che ha bisogno di sentirla. Iscriviti al canale per altre storie che rivelano i misteri e gli scopi di Dio. Attiva la campanella e lascia un commento dicendo cosa ti ha colpito di più. Segui il nostro percorso e aiutaci a diffondere queste storie affinché altri possano essere ispirati e scoprire il proprio legame con il nostro Creatore. Diffondiamo la parola di Dio, sosteniamoci nella fede e camminiamo uniti nella preghiera per la nostra salvezza, prima del ritorno di Gesù e del giudizio universale.